Due modi veloci per realizzare una scala lineare in SketchUp. Scala semplice, però vediamo due modi veramente comodi. Allora, uno è di disegnare una linea verticale che copre tutto il dislivello e poi ne faccio una suddivisione. Quindi dividi mi permette di scegliere spostando il cursore oppure scrivendolo, 18 supponiamo, fare delle divisioni, una divisione assolutamente precisa di quel segmento, qualunque fosse l'altezza, che non è mica sempre un numero tondo, insomma, voglio dire. Quindi questo segmentino qui, se poi lo utilizzo per la mia estrusione, mi individua l'altezza, diciamo, del primo gradino, e quindi poi questo lo posso andare a replicare. Ovviamente la stessa cosa la posso fare sulla profondità, cioè sulla lunghezza che la scala deve avere, quindi alla fine riesco ad avere dei gradini di dimensioni precise, tutte uguali. E a questo punto però veniamo al secondo modo, che se vogliamo anche più veloce del primo, però poi dipende, insomma, le situazioni che si presentano quando si fa un modello sono tante, quindi insomma meglio avere anche più, come dire, armi a disposizione. Allora, questo qui l'ho abbozzato proprio di brutto, a casaccio, ma lo faccio diventare un componente e lo copio in serie lineare, quindi il primo è come se fosse gradino 0 incassato nel pavimento. Sposta più CTRL, lo copio su in cima, quindi ho individuato la spaziatura totale, cosiddetta, e ne faccio una suddivisione, divido per 18, /18 invio, subito dopo aver creato la prima copia. La serie lineare in SketchUp si crea così. Quindi questi possono essere anche totalmente sbagliati se vogliamo, però tanto sono componenti, quindi poi entro dentro uno di questi, modifico uno e si modificano tutti. Accorcio, sposto, allungo, allargo, qualunque cosa sia. Ad esempio qui, se volessi realizzare una scala con l'intradosso liscio, una sorta di scala monolitica in cemento, supponiamo, sposto una linea fino a raggiungere il gradino che sta giù di sotto, nascondo delle linee e alla fine c'è la parvenza di una scala fatta di un unico elemento. Non lo noto il fatto che sono tanti in realtà componenti uno vicino all'altro, che quindi possono comunque essere modificati in un secondo momento per qualunque altra esigenza di aggiornamento, diciamo, nel progetto. Nascondo anche questo pezzettino qui ed eccola qua. E poi chiaramente se dovessi andare ad aggiungere, che ne so, un montante, un corrimano, una sporgenza nel gradino, qualunque altra modifica poi è sincronizzata dall'inizio alla fine. Cancello il primo e l'ultimo, che magari invece sono, diciamo, proprio quelli di partenza, cioè sono i due estremi, diciamo, della scala, ed ecco visti due sistemi veloci per realizzare una scala in SketchUp. Se vuoi approfondire SketchUp ti ricordo che nella mia piattaforma Scuola 3D trovi videocorsi da SketchUp base fino ad argomenti più avanzati come il rendering.